Buongiorno, sono il dottor Andrea Ferrero, specialista in ortopedia e traumatologia e in questo video riassumerò brevemente i concetti che stanno alla base di una corretta preparazione prima di un intervento chirurgico, non necessariamente solo in ambito ortopedico. Molti pensano che la preparazione a un intervento chirurgico consista solo negli esami preoperatori o nel digiuno prima dell'anestesia. In realtà, oggigiorno la scienza ci dice che c'è qualcosa di molto più avanzato. Per arrivare a un intervento chirurgico nel modo migliore, il corpo ma anche la mente devono essere pronti per affrontare lo stress chirurgico. Questo approccio si chiama prehabilitation o pre-riabilitazione e serve sostanzialmente a migliorare la forza fisica, la nutrizione e la stabilità psicologica del paziente prima dell'operazione. In questo video vedremo insieme come ci si può preparare concretamente con strategie basate su evidenze scientifiche. Questa breve presentazione si basa su diversi articoli di cui vi lascerò alla fine delle referenze. In particolare vi dirò che cos'è la prehabilitation, l'allenamento fisico da prediligere prima di un'operazione, il tipo di alimentazione da prediligere, perché evitare il fumo e l'alcol, la componente psicologica, il concetto chiave del microbiota e una checklist finale. Ciascuno di questi punti meriterebbe ovviamente un video dedicato, ma questo è un progetto che spero di portare a termine prossimamente. Lo scopo di questo video è quello di darvi un'idea e quindi uno spunto di riflessione da discutere eventualmente anche con il vostro medico di famiglia, il fisioterapista e ovviamente con il vostro chirurgo. La prehabilitation nasce negli ospedali di chirurgia oncologica, ma oggi è applicata in molti altri campi: l'ortopedia, la chirurgia addominale, la cardiovascolare e anche la chirurgia toracica. L'obiettivo è semplice: aumentare le riserve funzionali dell'organismo prima che l'intervento le metta alla prova. In altre parole, la operazione, qualunque essa sia, non è altro che una fonte di stress per il nostro organismo. Durante un'operazione il corpo affronta uno stress importante, aumenta il consumo di ossigeno, la glicemia e si attiva una risposta infiammatoria. Se il paziente parte da una condizione fisica più stabile, il recupero sarà tendenzialmente più rapido, le complicanze minori e la guarigione più efficiente. L'allenamento fisico è la base della preparazione preoperatoria. Numerosi studi lo dimostrano. Anche solo 3-6 settimane di attività regolare miglioreranno la funzione cardiopolmonare e riducono le complicanze post-operatorie. Quali sono le attività consigliate? Beh, sostanzialmente un allenamento aerobico come la camminata veloce, cyclette o nuoto, da fare almeno 30 minuti 3 o più volte alla settimana. L'allenamento di forza utile con esercizi con elastici o piccoli pesi per rinforzare braccia e gambe e poi c'è la fisioterapia respiratoria, utile in vista di interventi toracici o addominali, ma anche in ortopedia per migliorare l'espansione polmonare. In ortopedia, dove la mobilità post-operatoria può essere limitata, arrivare con muscoli forti e un buon tono generale riduce drasticamente i tempi di recupero. Nel caso dei pazienti ortopedici che magari devono sottoporsi a un intervento di protesi dell'anca o del ginocchio, la capacità di muoversi può ovviamente essere molto limitata a causa del dolore alle articolazioni. In questo caso, ovviamente, gli esercizi suggeriti sono quelli in scarico, come ad esempio il nuoto, la cyclette o gli esercizi in palestra, ma dopo aver chiesto un suggerimento al personale per farvi una scheda personalizzata dopo che gli avrete spiegato i vostri problemi e lo scopo dell'allenamento. Probabilmente quindi vi consiglierei di iscrivervi in una palestra almeno un mese prima dell'operazione, chiedendo che vi facciano una scheda personalizzata per fare degli esercizi di rinforzo muscolare e esercizi respiratori, ma senza sovraccaricare le articolazioni. Il cibo può essere considerato a tutti gli effetti la nostra principale medicina.
Una nutrizione corretta nelle settimane che precedono l'operazione è uno dei fattori più importanti per ridurre le complicanze e migliorare il decorso. Le linee guida indicano un apporto proteico di almeno 0,8-1,2 grammi di proteine per chilo di peso al giorno negli adulti sani, oppure 1 grammo al giorno negli anziani, fino ad arrivare anche a 1,6 o 2,2 grammi, ma sotto controllo medico per evitare problematiche renali nel caso degli sportivi. Tanto per orientarvi su che cosa vuol dire questo, vi faccio presente che ad esempio 120 grammi di salmone corrispondono all'incirca 25 grammi di proteine, 150 grammi di tacchino corrispondono fino a 35 grammi di proteine, mentre un uovo contiene circa 7 grammi di proteine. Un misurino di polvere di proteine contiene circa 24-25 grammi di proteine. In caso di difficoltà alimentare può essere naturalmente preso in esame l'uso di integratori orali proteici o supplementi con arginina, omega 3 e nucleotidi. Bisogna poi evitare il digiuno prolungato. Fino a 2 ore prima dell'anestesia è spesso permesso assumere bevande a base di carboidrati complessi. In questo caso però dovete chiederlo all'anestesista alla visita che farete prima del ricovero. Per quanto riguarda i tanto demonizzati carboidrati, bisogna fare una differenza tra i carboidrati cosiddetti raffinati, come quelli presenti nel pane bianco, nei dolci, nelle bevande zuccherate e nella pasta raffinata, che causano un aumento dell'indice glicemico e quindi picchi di insulina, con un effetto amplificato soprattutto se c'è sovrappeso o insulinoresistenza. Un po' diverso invece è il caso dei carboidrati cosiddetti complessi, come quelli presenti nei cereali integrali e nei legumi, che invece offrono un rilascio lento del glucosio e un maggior contenuto di fibre e antiossidanti, che peraltro stimolano e alimentano il cosiddetto microbiota intestinale, che ha fortunatamente un effetto antinfiammatorio. Non è quindi solo un problema di quanti carboidrati, ma anche del tipo di carboidrati che assumiamo. In altre parole, è giusto non esagerare nella loro assunzione, ma facciamo una distinzione tra il tipo di carboidrati che possiamo assumere rispetto a quelli che invece andrebbero aboliti, come ad esempio gli zuccheri raffinati, il pane bianco, ma anche per questo argomento spero di coinvolgere presto un collega che ve ne possa parlare in modo più approfondito. Volevo poi citare l'utilità della curcuma, o per essere più precisi della curcumina, che è il suo principio attivo principale. La curcuma induce riduzioni significative di alcuni markers di stress ossidativo, risultando efficace soprattutto nei casi di artrite reumatoide, artrosi, sindrome metabolica e colite ulcerosa, con effetti apparentemente sovrapponibili a quelli dei farmaci antinfiammatori non steroidei a basso dosaggio, ma ovviamente con minori effetti collaterali a livello gastrointestinale. La curcuma o curcumina tuttavia ha dei limiti pratici legati soprattutto alla scarsa biodisponibilità orale, dato che se presa isolatamente ha uno scarso assorbimento. Per aumentare l'assorbimento e quindi aumentarne gli effetti è consigliabile associarla al pepe nero o comunque prenderla con pasti contenenti grassi per favorirne l'assorbimento. Altri cibi che possono aiutarci a ridurre l'infiammazione sono il pesce azzurro, la frutta e la verdura colorata, soprattutto mirtilli, melograni, agrumi, cavolo nero, spinaci, ma anche lo zenzero, l'aglio, la cipolla e il rosmarino. Fumare e bere alcolici sono due abitudini che interferiscono in modo drammatico con la guarigione. Il fumo riduce infatti l'apporto di ossigeno ai tessuti, danneggia i vasi e rallenta la cicatrizzazione naturale. Smettere almeno 4 settimane prima dell'intervento riduce del 50% il rischio di complicanze respiratorie e cutanee. L'alcol invece, anche in dosi moderate ma regolari, indebolisce il sistema immunitario e altera anche il metabolismo delle proteine. Sospendere l'assunzione di alcol da 2 a 3 settimane prima è un gesto che ha un grande impatto sulla sicurezza dell'intervento. Per quanto riguarda i medicamenti è poi fondamentale verificare con il proprio medico curante eventuali terapie croniche.
Ad esempio, gli anticoagulanti devono essere sospesi qualche giorno prima dell'operazione e ripresi solo qualche giorno dopo. Il consiglio naturalmente è sempre quello di elencare al vostro chirurgo tutti i vostri problemi di salute. Vi prego di cliccare il link che vi lascerò alla fine per vedere un altro video dove vi suggerisco come prepararvi al meglio per la visita con lo specialista. Prima dell'intervento il paziente dovrebbe raggiungere un equilibrio metabolico ottimale. Questo significa tenere la glicemia sotto controllo, correggere l'anemia se presente facendo dei controlli del sangue dal vostro medico, trattare eventuali infezioni croniche come gengiviti o sinusite che possono essere una porta di ingresso privilegiata per i batteri, con conseguente aumento del rischio di infezione a carico delle protesi, come quella dell'anca o del ginocchio. Un corpo in equilibrio reagirà sicuramente meglio all'anestesia e riduce la risposta infiammatoria dopo l'intervento. L'ansia preoperatoria non è solo una sensazione, ha effetti biologici misurabili. Aumenta il cortisolo, altera la pressione, amplifica la percezione del dolore. Per questo motivo è utile, per non dire fondamentale, ricevere informazioni chiare sull'intervento e sul decorso post-operatorio, ma anche praticare tecniche di respirazione o rilassamento. Potete usare la tecnica del mindfulness o visualizzazione guidata. Si tratta di due pratiche mentali diverse ma comunque complementari. Nel caso della mindfulness lo scopo è quello di portare l'attenzione al momento presente, mentre nella tecnica di visualizzazione guidata ci si concentra pensando ad uno scenario positivo e piacevole. La serenità psicologica influisce positivamente su ogni fase della guarigione. Il microbiota è l'insieme di tutti i microrganismi, quindi include batteri, virus e funghi che vivono in un determinato ambiente del corpo umano. Abbiamo il microbiota nell'intestino, ma possiamo trovarlo anche sulla pelle, nel cavo orale, nei polmoni e anche nell'apparato genitale. Il microbiota a livello intestinale ha diverse funzioni. La prima, aiutare a scomporre nutrienti e fibre che l'organismo da solo non riuscirebbe a digerire, produrre sostanze utili come vitamine, soprattutto quelle del gruppo K e del gruppo B, produrre acidi grassi a catena corta, ha anche delle funzioni in ambito immunitario, tra cui impedire la proliferazione di batteri patogeni e modula anche la risposta immunitaria. C'è poi un'interessante sorta di comunicazione con il cervello, per cui parliamo di asse intestino-cervello che può influenzare l'umore, lo stress e anche il comportamento. Quando il microbiota è in equilibrio parliamo di eubiosi, ma quando è alterato per dieta, stress, antibiotici e malattie parliamo di disbiosi e questo può contribuire a varie patologie gastrointestinali, metaboliche o infiammatorie. Un microbiota in equilibrio aiuta il sistema immunitario e riduce anche l'incidenza di infezioni post-operatorie. Alcuni studi suggeriscono benefici dall'assunzione di probiotici e fibre prebiotiche nelle 2 settimane precedenti l'intervento. Non ci sono ancora delle evidenze scientifiche universalmente accettate, ma si tratta comunque di una interessante frontiera nella preparazione prechirurgica. Adesso vi presento una sintesi di quanto abbiamo detto prima, ma ovviamente tutto questo va discusso con il vostro medico e il vostro chirurgo. Cercate di tenervi allenati regolarmente ogni giorno, anche solo camminate veloci o pedalate sulla cyclette sono un ottimo esercizio. Cercate di seguire una dieta proteica bilanciata e correggete eventuali carenze. Sospendete assolutamente fumo e alcol almeno 4 settimane prima dell'intervento. Controllate la glicemia, la pressione e valutate col vostro medico se ci sono dei farmaci da sospendere prima dell'intervento. Dormite bene, gestite lo stress e in altre parole cercate di affrontare l'intervento in modo attivo e non passivo. In conclusione, l'intervento chirurgico non è solo un atto tecnico, è una sfida per tutto l'organismo. Arrivare preparati all'intervento significa ridurre i rischi, migliorare il recupero e soprattutto tornare più rapidamente alla propria vita.
Si tratta di un processo che quindi richiede diverse settimane di preparazione, dovendo rivedere la propria attività fisica, la propria dieta, magari con l'aiuto di un nutrizionista, ma poi non deve assolutamente essere trascurata la sfera emotiva. Se per varie ragioni non vi sentite pronti all'intervento, ad esempio per uno stato ansioso, storia di depressioni o qualunque altra problematica emotiva, discutetene con il vostro chirurgo che deve essere informato di questo aspetto fondamentale. Vi ringrazio per iscrivervi al canale che a voi non costa nulla, ma per me è un supporto importante per continuare a fare questi video, che sinceramente spero possano essere utili a tutti voi o ai vostri conoscenti. Grazie.